to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow. Ed ora ragazzi, tra una nuvola e un tratto di cielo azzurro arriviamo in uno dei posti più iconici, più rappresentativi di tutta la Scozia. Ci eravamo passati ma negli anni scorsi velocemente, ora vogliamo soffermarci. Si tratta di una valle, la valle di Glencoe, ne avrete sentito sicuramente parlare. E ci dà il benvenuto al villaggio di Glencoe. Dovete sapere che in gaelico Glen significa valle, quindi questa è proprio una valle iconica per come la riportano su tutte le guide e dove tutti i turisti vengono portati, diciamo, per fare la visita. Bisogna girare qua a sinistra e da qui inizia il villaggio, Glencoe Village appunto, però c'è anche una cosa da vedere. Much about fitting in, what's right or a sin, but as you stand before me I give in. Guardate che camperino, questo è veramente Ino, un camperino Ino. Sul Piaggio Porter. Sul Piaggio Porter, Daihatsu. Get the chance to stop the run and be the lucky one. Picture frame. Però vi portiamo a vedere una cosa particolare e per strada le more, tieni, pigliane un paio. Grazie. Queste devono essere anche belle buone. Belle buone, belle buone. È pieno ragazzi, è una cosa impressionante. Anche qualche lampone ho visto. E qui ragazzi ci troviamo di fronte a questa lapide a ricordare uno dei momenti più sconvolgenti nella storia Di tutta la Scozia, che riguarda due clan rivali. E molto famosi, di cui vi abbiamo già menzionato quando abbiamo visitato Edimburgo. Il 13 febbraio 1692 a Glencoe si consumò uno dei massacri più atroci della storia scozzese. 38 uomini del clan MacDonald, che avevano giurato fedeltà al re Guglielmo III solo con riluttanza, furono uccisi a tradimento dai Campbell, ospitati nelle loro case secondo l'antica tradizione delle Highlands. All'alba gli ospiti si trasformarono in carnefici, mentre gli uomini venivano massacrati, donne e bambini fuggivano tra neve e rocce, trovando spesso la morte dopo che le abitazioni erano state incendiate. In totale le vittime furono quasi 80. Ancora oggi una targa posta all'ingresso di una storica locanda della valle ricorda con sarcasmo quel tradimento. Vietato l'ingresso ai venditori ambulanti e ai Campbell. E poco fuori dal villaggio una croce celtica in granito, alta 18 piedi, veglia silenziosa sulle anime cadute, in un piccolo giardino di pace che custodisce la memoria del massacro di Glencoe. Ed ora ci tuffiamo nella Glen, ovvero nella valle che è attraversata dal fiume Coe e da lui prende il nome tutta la valle, cioè la Glencoe. Ci addentriamo in una stradina che ovviamente è single track, cioè stretta con i passaggi laterali, per andare a vedere una cosa molto interessante. Altra tappa fondamentale è questa locanda bianca alle nostre spalle, la Clackine Inn. Sembra essere una locanda normalissima, se non per la targa che si può trovare all'ingresso, che riporta come monito il divieto assoluto di ingresso sia ai venditori ambulanti che ai Campbell, ovvero il clan dei Campbell di cui vi abbiamo accennato prima. Non c'è che dire, il meteo ci ha voluto far immergere completamente nel clima scozzese e ci è riuscito.
senza dubbio. Questa nebbiolina, questa aria fresca, tutte scene che ci fanno proprio completamente immergere nella vallata di Glencoe come da altre parti. Ma finora abbiamo trovato il sole e invece questa è andata così. Ogni diario di viaggio e ogni guida che leggete riporta come la valle di Glencoe imperdibile, cioè sembra che ogni viaggio on the road che venga effettuato debba passare per questa valle. Noi siamo in parte d'accordo e in parte no, perché oggettivamente la vallata è molto bella, verde, e poi è la prima vallata, diciamo, che salendo da Glasgow, dalla parte ovest, si accede alle Highlands, e quindi diciamo che è la prima vallata che ti dà quel senso di Scozia, che ti immette in questa dimensione scozzese. Però noi, facendola l'altra volta, infatti ce la ricordavamo piuttosto interessante, ma questa volta l'abbiamo fatta dopo aver visto le Highlands superiori, cioè veniamo da nord, come ben sapete, e perde un po' di intensità, diciamo. Più che altro è l'afflusso turistico che fa la differenza, perché questa è la zona molto più turistica, c'è Fort Williams, c'è tantissime delle attrazioni si trovano tutte dislocate in questa zona, e quindi il turismo di massa viene convogliato lì e viene venduta anche la valle come la più bella della Scozia. Esatto, e rovina un pochino, questo congestionamento rovina un po', cioè ci sono autobus che passano veramente come se fosse a Rimini, insomma, ecco, per capirsi, e quindi un pochino perde. Quando facevamo prima mente locale con Fede, cioè noi abbiamo visto queste vallate completamente senza macchine o con pochissime auto, single track, veramente non battute dal turismo, quindi lì veramente, ecco, ti senti più immerso veramente nell'atmosfera scozzese. Una piccola considerazione che rimane nostra, poi magari diteci nei commenti chi ovviamente è stato nelle Highlands, anche quelle più a nord, e ha visto questa valle, dateci insomma un vostro parere. E guardate qua, sempre che ci sia posto. Questo è un viewpoint che si chiama le Three Sisters, cioè le tre sorelle, e è preso d'assalto. Sta vedendo ci si parcheggia? Non credo, cioè qui c'è l'autobus, mi sembra bello congestionato, infatti. Capì quelle sono le sorelle. Ah, perché quella lì. Ci siamo parcheggiati malissimo, giusto il tempo di fare una foto, 2 riprese e ce ne andiamo subito. Ci hanno anche sgridato: non si può parcheggiare lì! Una foto, ragazzi, dai! E queste sono le 3 cime di Lavaredo. Ah no, scusate, sono le 3 sorelle, le 3 cime delle 3 sorelle. No, mais je veux dire, on a pas trop gratuit. Conviene salutare questa valle del Glencoe oggi, perché sennò davvero è troppo stressante e c'è veramente il delirio come al mercato. Mamma mia, presa d'assalto. Presa d'assalto, veramente presa d'assalto. Vai, ci sta niente bene. No, c'è l'arcobaleno! L'arcobaleno! Che bellezza! Abbiamo lasciato di nuovo Ciardi perché qui c'è un'altra terrazza panoramica di quelle da urlo. Presa d'assalto anche questa. È andato via l'arcobaleno. Ecco il sole, ecco il sole. Il vento qui si fa sentire. Passando lungo la strada principale abbiamo intravisto questo famoso cottage che si chiama Black Rock Cottage. È chiuso al momento, anche il cancello, non si può entrare a visitarlo, però
è un'icona di questa fatidica valle di Glencoe, molto carino e multifotografato e gettonato. C'è anche su Instagram. sì, esatto, anche qui ci sono molte persone che passano poi per andare sul monte di Glencoe, perché ovviamente la valle ha anche degli impianti di risalita con questa montagna, quindi ci sono i camminatori, persone che fanno trekking e scorgiamo sulla vetta una funivia. Salutiamo il cottage con 10 gradi di temperatura e andiamo verso una tappa, anzi a questo punto direi anche che andremo a cercare un posto dove dormire, sì. perché la giornata oggi è stata intensa È tardo pomeriggio, e quindi c'è bisogno di trovare un e posto. da capire anche dove ci mettiamo, perché domani ha messo una gran brutta giornata di pioggia. Questo non è l'ennesimo fiordo, ma siamo sulla strada che costeggia il lago, si chiama Loch Lomond e è il lago più grande di tutto il Regno Unito, pensate un po'. La strada è molto bella, è panoramica, passa proprio sotto a questo viadotto che è della ferrovia, sì. Ma buongiorno amici cari, Ma buongiorno! ora c'è anche il sole, ma oggi tutta la giornata è stata piovosa perché stamattina è venuta giù tutta l'acqua Che c'era in cielo. che c'era in cielo. Abbiamo mangiato, abbiamo fatto colazione, abbiamo fatto la spesa, fatto Abbiamo tutto. lavorato anche ai computer lasciando passare questo cattivo meteo e siamo stati fortunati perché ora è un po' uscito il sole, come diceva Fede. Ci troviamo nel corso principale della città di Stirling, nella parte diciamo sud della Scozia. Siamo sempre in Scozia. Il vento non è calato, Il tranquilli. vento c'è sempre. È una cittadina abbastanza piccola perché conta solo 30.000 abitanti, ma è una cittadina molto molto famosa. A livello soprattutto storico, ci sono tantissime attrazioni turistiche e quindi noi ora passeggiamo sotto il sole e ve le facciamo vedere. Addirittura si è aperto il cielo, cioè vediamo il cielo azzurro, è una roba Emozione. incredibile. Pensate che qui nell'arco di 5 minuti potete passare da un cielo completamente nuvoloso a un cielo completamente azzurro. Domina King Street questo palazzo alle mie spalle che si chiama Athenaeum. È stato costruito nel 1815 e anticamente aveva il ruolo di biblioteca comunale. Dall'anno 1875 invece ospita gli edifici comunali. Il portico con la statua superiore di William Wallace è stato aggiunto in un secondo momento rispetto all'edificio originario. Al lato opposto della strada poi troviamo il municipio. Per non farci mancare nulla facciamo una bella salita che porta nella Old Town, sulla quale poi capeggia imponente il castello di Stirling. Però c'è da fare, come detto, una salita bella tosta. Pensate che il castello, questi birbanti, l'hanno costruito su un vulcano, quindi è bello arroccato, ma il vulcano ovviamente è spento, quindi altrimenti il castello puff. puff, svanisce, quindi su quello andate tranquilli, non ci sono pericoli, però insomma è bello arroccato su. Con dei bei dirupi, e infatti questi dirupi stessi lo rendevano inaccessibile, inattaccabile, inespugnabile, tanto che questa città medievale si diceva che per la sua inespugnabilità
e per la là. sua posizione Era chiamata... C'ho il fiatone, scusate. Perché è una bella salita. Era chiamata la porta delle Highlands. Chi riusciva a valicare questa porta immaginaria entrava nel cuore della Scozia. Qui vedete anche la pendenza, quindi non vi stiamo prendendo assolutamente in giro. Sento suonare. Sì. Vedete a valle il punto da dove siamo partiti, ma sentiamo le cornamuse che ci attirano. Ora cerchiamo di capire dove si trovano Se non moriamo prima. e vediamo se riusciamo a trovarle. Che accoglienza che c'è stata per i tickets! Certo. Erano lì che aspettavano solo noi. Allora, quelli sono i ragazzi dell'Ostello della Gioventù di Stirling. Stirling è una famosa, ma molto famosa, città universitaria. Nascono questi gruppi fiorenti di ragazzi che vogliono portare avanti Le tradizioni, la musica. e la musica. Tra l'altro anche molto molto bravi. È vero. Mentre i ragazzi dell'università continuano a sfiatarsi sulle cornamuse, poverini, volevamo darvi qualche nota informativa sulla nascita della città di Stirling, che non è solo collegata alla rocca difensiva e al castello, ma bensì alla nascita di numerosi insediamenti che pare siano ricollegati al periodo medievale come insediamenti nati per dei mercati. Proprio questi, secondo alcuni studiosi, hanno dato origine ai vari quartieri satellite che appunto gravitano intorno al castello e formano la Old Town. Ne è il chiaro esempio la casa che si trova alle mie spalle, che anticamente era un mercato del burro. L'edificio poi successivamente è stato riconvertito da un architetto locale. Mentre giravamo questa scena c'era una signora seduta sulla panchina che era piegata in due dalle risate, perché ovviamente non è facile fare i video per YouTube. Ogni volta che parliamo passano le automobili, passano Trattori, le treni, persone, aeroplani, ambulanze, di tutto. senza contare l'omino che va a soffiare le foglie, che da tanto non troviamo. Esatto, e poi passano sempre le persone o davanti o dietro la camera e comunque in qualche modo un po' distraggono, no? E la signora ci ha aiutato, è stata fantastica, ha fatto da vigile urbano e si è messa lì e ai pedoni che passavano gli diceva: no, non passate lì dietro perché stanno facendo la ripresa, passate dall'altro lato. Ci ha fatto piegare dalle risate. Ci sono le truppe televisive dall'estero. E ovviamente l'abbiamo ringraziata, è stata carinissima. Dopo questa bella salita siamo giunti di fronte a questa chiesa, la chiesa di Holyrood, ovvero di Santa Croce. È una chiesa in stile gotico risalente al XV secolo e pensate che al suo interno fu incoronato il figlio di Maria Stuarda, ovvero Giacomo VI di Scozia nel 1567. E questa chiesa per questo motivo è passata alla storia anche per essere l'unica chiesa insieme a quella di Westminster ad aver celebrato una incoronazione. Ora attraversiamo il cimitero della chiesa per proseguire anzi il nostro percorso verso il castello, e attraversando questo cimitero dovete sapere che la città di Stirling è molto famosa per delle storie di fantasmi. Esatto, quindi non è solo la città di Edimburgo come avevamo accennato, ma anche Stirling ha, diciamo, i suoi retroscena. Perché pare che anticamente dei soldati che vivevano all'interno del castello vedessero costantemente la signora Rosa che di fatto era una persona defunta da tempo, ma pareva che ogni tanto, diciamo, si facesse vedere e quindi
si era creata questa nomea sulla signora Rosa. E per quello che la città ha assunto un po' questo doppio fascino, diciamo, anche un po' del mistico, del misterioso. Ma i fantasmi non sono bianchi. La signora Rosa, bianchi, non mi torna a me sta cosa. No, basta, no, questa la tagliamo, ragazzi. Cioè, ma che mi dici mai? All'interno del cimitero? Vabbè, ma è per sdrammatizzare, perché sennò i nostri No. spettatori poi si impauriscono. Allora dobbiamo Sì, certo, cercare certo, di mantenere certo. bassa la paura, la tensione. Cioè, ma mi capite, no? Mi capite, cioè, mi ha smontato, veramente. E comunque la statua di quel signore blu su quella casa è un po' inquietante. Sembra quasi una persona impiccata. Non è che sia il marito da signora Rosa. Il signor blu però lo È si il signor chiama. blu, lui è blu. Madonna sa. Io però conoscevo la signora in giallo. Alla mia sinistra il famoso castello di Stirling e dietro di me potete vedere immensi campi che oggi sono dediti all'agricoltura, ma anticamente purtroppo erano stati teatro di atroci guerre, ovvero i maggiori combattimenti per l'indipendenza della Scozia si sono verificati proprio in questi luoghi. E ora chi l'affronta questa salita? Guardate che scala, ragazzi. Però alla fine di questa scala c'è qualcosa che merita. E non è da mangiare questa volta per Fede, sappiatelo. Pensavate che dicesse mi mangio uno snack, un panino, un gelato? Niente, a dieta, ha mangiato troppo oggi. Ve l'avevo detto che c'era qualcosa che meritava. Questo prato dove ci troviamo non è solo l'ingresso del castello, ma è anche la collina che domina su tutta la vallata circostante. Bello. E da cui si può godere di un panorama da cartolina quasi. Eh sì, senza quasi. Senza il quasi, infatti ora, Bello. come potete vedere, Tanti. questa è la visuale che si pone davanti al visitatore. Guarda là c'è un'altra torre, non so se si vede da lontano. Questo bell'affaccio panoramico non ci permette solo un'ampia visuale, ma ci fa vedere qui sotto di noi un vecchio ponte, lo Stirling Old Bridge, un vecchio ponte in pietra che ha un valore molto particolare. Fu teatro di una battaglia, di quella famosa battaglia capeggiata dal condottiero William Wallace, che fece fuggire l'occupazione degli inglesi. William Wallace, per chi non se lo ricordasse, appunto è un condottiero che portò alla vittoria della Scozia e ricacciò l'invasione degli inglesi, quindi è considerato eroe nazionale. Abbiamo provato ad entrare, ma come Wallace ha respinto gli inglesi, la ticchettara lì ha respinto i tickets. Sì, ha detto stiamo chiudendo, close, tornate domani. E vabbè. Ciao! We're gonna get fish chips on the way through, on the way home. Vi ricordate il cielo azzurro che c'era poco fa? Ciao, anche ora quello. abbiamo un nuvolone, infatti si è alzato un vento e secondo me tra poco, se non ci si sbriga, a parte la macchina che ci mette Ecco, sotto, ma madonna mia. ma che prendiamo spada. anche un'acquata di quelle. Ma ora io mi rivesto perché Wow. ho il pile all'interno dello zaino, me lo rimetto. Qui ragazzi è tutto un mettere, togliere, mettere, cioè una roba. E ora giù come le zucche, e mentre scendiamo verso Charlie vediamo questo obelisco sulla cui sommità svetta l'unicorno, che come ben saprete, se avete seguito i vecchi video, è il simbolo della Scozia.
personalizzati con i nomi incisi sopra i tessuti. Avevamo visto i kilt maschili, ma il completo da donna in tartan o tartan non l'avevamo ancora visto. Dietro di me, in questo palazzo dai mattoni rossi, c'è una figura del lupo che giace sdraiato in quel buco nella roccia. Il lupo è diventato il simbolo della città di Stirling. Pare per una leggenda. Una sentinella al castello una notte dormiva profondamente e non sentì, proprio per il suo sonno profondo, l'attacco da parte delle truppe inglesi. A un certo punto un lupo nella notte ululò talmente forte che svegliò la sentinella. Quest'ultima si rese conto dell'attacco imminente e dette l'allarme alle truppe. Così l'esercito inglese batté la ritirata e in questo modo il lupo salvò la città. È diventato il simbolo. Una targa sotto al lupo riporta: qui nei tempi antichi il lupo vagava in un buco nella roccia e rimaneva in agguato. Ritornati a bordo di Charlie, che era parcheggiato un po' fuori dal centro, ripartiamo per un'altra attrazione che abbiamo individuato qui nei dintorni. Lasciamo Stirling, ma portiamo un pezzo di Stirling e di Scozia con noi. Sì, perché abbiamo adottato qualcuno. Ta-da! Abbiamo adottato lui o lei. Guardate carina. Lei è Highland Cow, la mucchina con la frangettina. Abbiamo una sorellina per Ellie. Esatto, per il nostro elefantino che sta sul letto. E probabilmente troveremo un nome anche per lui o per lei, non lo sappiamo. E pensavamo di metterla qui sul cruscotto di Charlie, ora ancora da valutare, però non abbiamo resistito, è troppo bellina, è morbido, un peluche molto molto morbido. Attenzione, attenzione ragazzi, abbiamo un problema a questa gomma, mi sa che abbiamo bucato, spero solo che sia una perdita d'aria. Ora provo a fare un gonfiaggio veloce e vediamo un attimo cosa succede, però è messa male, male. Vediamo un po' quanto misura, ma questo è a terra. A terra, è tutto storto, Madonna, Charlie, ragazzi. porca miseria. Ma mannaggia ragazzi, mannaggia. Niente da fare, bisogna chiamare. Allora, noi siamo soci ACI, già nel 2019 Non ci porta bene la Scozia, ragazzi. abbiamo bucato una gomma, anzi squarciato una gomma in Scozia, tra l'altro, All'isola di Skye. ma non avevamo la ruota di scorta e quindi abbiamo chiamato il carro attrezzi. Però noi abbiamo la ruota di scorta dietro, però siamo anche soci ACI, si paga, quindi possiamo farci cambiare comunque la ruota gratuitamente da carro attrezzi. Sì, Possiamo farlo anche da noi, ma perché non dovete sì, usufruire? infatti. Chiamiamolo, anche perché siamo in un parcheggio, qui non credo di poterci rimanere. È un parcheggio a pagamento. È un parcheggio a pagamento, ma di visita del parco che c'è qui, quindi non lo so se poi chiude o... Quindi io chiamerei subito. Ora chiamiamo, perché poi sì, da qui sì. che arrivano... Chiamiamo subito. Benvenuto in ACI Automobili Club d'Italia. ACI Club, buonasera, mi dica. Buonasera, senta, io sono socio ACI e mi trovo in Inghilterra, Sì. su in Scozia, e Ok. ho bucato una gomma con il camper. Noi mandiamo una mail all'Inghilterra. Tenga presente che noi per il soccorso paghiamo 200 euro. Quindi se il soccorso entra nei 200 euro voi non dovete pagare differenza chilometrica, altrimenti dovrete pagare la differenza rispetto ai 200. Se no, guardi, io provo un attimo a vedere se posso cambiarla da sola, se ho difficoltà di qualunque problema la richiamo, posso fare così? Nessun problema, guardi, noi siamo qui 24 ore su 24, quindi può richiamarci quando vuole. Mamma mia, che rumore. Ok, Si è sbloccata? abbiamo sbloccato la ruota, Si sta scendendo, eccola. vediamo che la ruota poi si a posto. Scende ancora di più la corda così, vero? Sì, mi pare, non vedo sotto però. Sì, mi sembra di sì. Perché questi... C'era il dado da togliere lì. Sì, ora vediamo di levare questo ferro. Guardate com'è sporca, tutta fangosa. L'importante è che si gonfia, se no Sì, sì, è gonfia, pare almeno.
Mamma mia, come è andata giù a terra. C'è proprio il buco. Anche questa faticaccia ce le saremmo risparmiata, vero? Mannaggia la miseria. A fine di giornata era stata tanto bella, piove pure ovviamente. Forza, forza Fede. Sono troppo piccolo e leggero io. Sì, vado io sopra. Ah, è ecco, ho andato. fatto il botto. Andato. Il problema, oltre alla ruota bucata in sé, è che ci troviamo in un posto molto turistico, molto frequentato. Come vi dicevo, c'è questo parcheggio che è adiacente a questo parco molto famoso dove ci sono le sculture, e tutta l'area è, diciamo, solo parcheggiabile di giorno e non si può sostare per la notte. Infatti ci sono tutti i cartelli con scritto no overnight parking, quindi assolutamente non la sera. E quindi abbiamo un po' di premura di andarcene, perché non vorremmo incorrere in multe o cose varie, perché qui non possiamo rimanere la sera, visto che è l'ora di cena praticamente. Ovviamente le cose accadono sempre all'ultimo minuto, comunque vabbè. Quindi la premura era di andarcene di qui, perché non è un parcheggio dove si può sostare. Stai togliendo i dadi? Sì, levo i dadi. Ok, si toglie. Va alzato un po' di più perché non è sufficiente, visto che la gomma è molto a terra, sgonfia, non è sufficiente per estrarla. Sì. Via. Via, ora poi capiremo dove si è squarciata, bucata. Decisamente molto concia questa gomma, Vabbè. Ci sta. ma l'importante è che sorregga Ciarlino. Che sia poi a posto anche questa. Sì, È andata. è andata mitica. È in posizione. Ora diamo una stretta croce. Stringiamo per bene. Ok. Vai. Ora ragazzi bisogna rimettere la ruota sotto al van, che spero non sia la cosa più difficile di tutto quanto, tutto sto lavoro. E quello è andato. Questo è andato. Occhio quando fate le camperizzazioni da soli a non inibire la possibilità di levare la ruota, Di farla scendere. perché se no siete nella bip. Allora così Nel guano, diciamo. siete nel guano. Sta salendo, sta salendo. Sta salendo. Sta salendo. Eccoci qua ragazzi, dopo la sostituzione della ruota per consolarci e tirarci su il morale, siamo venuti sotto le statue del parco. Non abbiamo mollato. Non abbiamo mollato. Perché in realtà era la nostra destinazione questa. Volevamo venire a vedere The Kelpies, si chiamano proprio così. Sono due statue di teste di cavallo alte 30 metri, pensate un po'. Mi verrebbe da dire cavallo in C6. Scacco alla regina. Così. È stata una giornata complicata. No ragazzi, oggi veramente lasciamo non ho perdere. parole. Però eravamo praticamente qui vicini al parcheggio, quello famoso dove non si può dormire, è successo l'inghippo e quindi eravamo veramente a due passi. C'è un vialetto pedonale e siamo venuti comunque a vederli. Sia mai che una ruota di scorta o una foratura possa mai bloccare i tickets. No, Niente. Come vi accennavo prima, queste imponenti opere sono alte circa 30 metri e sono create dall'artista Andy Scott. Rappresentano gli spiriti mitologici scozzesi chiamati appunto
The Kelpies. Sono delle creature legate ai cavalli e all'acqua. Infatti qua sotto alle sculture c'è una sorta di bacino d'acqua, di piscina, e tutto intorno a questa zona ci sono dei canali d'acqua. Le sculture sono illuminate di notte e con la loro conformazione brillano anche durante il giorno con il sole. Lo scultore infatti voleva creare proprio un'atmosfera magica e direi che ci è riuscito. È possibile fare anche un tour guidato all'interno, ma non adesso perché purtroppo con il problema che abbiamo avuto siamo arrivati tardi e le sculture sono già chiuse. Però dall'esterno le potete ammirare in tutta la loro imponenza. Infatti hanno un grande primato, sono le sculture equestri più grandi del mondo. La scelta del cavallo è anche legata al fatto di, diciamo così, regalare e ricordare i cavalli scozzesi da tiro, coloro che hanno lavorato tanto in questa terra e che un tempo su questa zona che è piena di canali lavoravano trainando le chiatte. Quindi l'artista, come vi dicevo, Andy Scott, ha voluto omaggiarli anche per questo motivo. Il loro nome, The Kelpies, come vi accennavo prima, si ispira ai Kelpie, che sono delle creature della mitologia scozzese. Sono note come demoni d'acqua che si trasformano per attirare i malcapitati e trasportarli, diciamo così, nei loro abissi. C'è ancora tantissima gente, io sono venuta a fare un giro per farveli vedere un pochino più da vicino. Fede si sta riposando, poverino, dopo aver sostituito la ruota di Charlie, e inoltre sta rispondendo alla chat perché in questo momento abbiamo la premiere con voi. Questa è l'altra testa di cavallo. Ci sono questi strani suoni che provengono dall'interno. Crediamo che possano essere dei suoni per spaventare, diciamo così, e non attirare gli uccellini e gli uccelli, perché sono forate, queste piastre sono lavorate ma forate, quindi così a logica pensiamo che potrebbero essere la casa di molti uccelli e quindi per non farci nidificare all'interno magari hanno messo questi suoni e spaventano l'avvicinamento degli stessi. Come vedete vi parlavo dei canali e delle chiatte, ci sono tutte le chiuse, lì c'è un'altra chiusa, questo ponticino è attraversabile e si può andare dall'altro lato. Qui c'è anche un piccolo porticciolo, infatti la chiamano la marina di Kelpies, e questa è la seconda scultura. Veramente molto imponenti, ragazzi, vederle da sotto. Non riesco a inquadrarle tutte. Festeggiamo con una bella birra Moretti, ragazzi. In Scozia. Esatto, un aperitivo veloce, 2 crackers, 2 stuzzichini sotto i mostri qua. Guardate là. E che non ci tirino nei loro abissi. Cin cin, ragazzi. Cin cin. Che siano di buon auspicio per il proseguo del viaggio, ragazzi. Visto che Noi è già andata male oggi, quindi può andare solo che bene, dai. E nel frattempo scende la luce e salgono le luci del cavallo. Hanno acceso tutte le lucine interne color viola, blu, e quindi piano piano, come vedete, saranno visibili ancora più visibili di prima, da molto lontano. Ma che belli tutti colorati, illuminati, eh? Che belli! Sembra di essere a Luna Park. Ora inizia anche a piovere, ma noi imperterriti. Ormai abbiamo fatto l'aperitivo sotto ai Kelpies, abbiamo ammirati di giorno con la luce del sole, di notte con le lucine, forse possiamo tornare da Ciarlino. Esatto, fa anche la rima. No, anche, non proprio, però. Anche perché dobbiamo trovare un posto dove dormire, perché qui non possiamo stare. Allora, abbiamo la ruota di scorta che è un po' bassa di pressione. Con il nostro gonfiatore non riusciamo a gonfiarla tutta perché è un po' scarico e ci mette una vita per salire fino a 4 bar e punto 1. Siamo a 3 bar e mezzo, ora
usiamo il gonfiatore, solo che qui in Inghilterra ti fanno pagare anche l'aria anche l'aria che respiri, no, questa non si respira. Però mettiamo 1,5 pound, 2 pound e gonfiamo le gomme per bene, facciamo anche un controllo di quell'altro già che ci siamo e vediamo un po' com'è la situazione.